Popolo di Alkyl, ben ritrovati ancora una volta sulla nostra rubrica Martial Anime, in cui ci chiediamo: ma quelle mazzate che vediamo negli anime sono tutte cazzate o celano un fondo di verità? Nel video scorso abbiamo parlato di Dragon Ball, video che vi sprono a recuperare. Questa volta invece il nostro focus sarà su Hokuto no Ken. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Così recitava negli anni 90 l'incipit di ogni episodio di Ken il Guerriero, che apriva il sipario alle esplosioni di teste, corpi che venivano cubetati e dita d'acciaio che si insinuavano ferocemente nelle carni del protagonista. Ken il Guerriero, o Hokuto no Ken per i puristi, nasce all'inizio degli anni 80, dalla penna di Burunson, nome d'arte del mangaka Yoshiyuki Okamura, e dalla matita di Tetsuo Ohara, i quali hanno rispettivamente scritto e disegnato il manga protagonista di questo episodio. Dal 1983 al 1988, i 245 capitoli del manga sono stati pubblicati in Giappone sulla rivista Shonen Jump e poi successivamente raccolti in 27 volumi. Quasi contemporaneamente, cavalcando il successo dell'opera, viene prodotto l'anime che ripercorre la prima e la seconda serie, escludendo però l'ultima parte del manga, in cui, riassumendo brevemente, dopo aver addestrato Ryu, il figlio di Rao, Kenshiro perderà la memoria per volere del cielo e rincontrerà i suoi vecchi amici Bart e Lin, i quali dovranno fronteggiare un nuovo nemico che ucciderà apparentemente Bart. Al termine di questa serie, Kenshiro, grazie al sacrificio del suo amico, riacquisterà la memoria e premerà gli Tsubo di Bart affinché possa tornare a vivere e riabbracciare Lin, la quale si rende finalmente conto di amarlo. La prima stagione di Ken il Guerriero, dopo la lunga ricerca e sconfitta di Shin, ci porta, tra le altre cose, a far la conoscenza dei fratellastri di Kenshiro, Jagi, Toki e Rao. I 4 fratelli, figli adottivi di Ryuken, anziano maestro dell'Hokuto Shinken, la divina arte di Hokuto, sono tutti pretendenti al titolo di successore del maestro e verranno via via presentati nel corso dell'opera poiché fondamentali ai fini della trama e della conclusione della serie, in cui, solo uno tra tutti, potrà diventare il successore e nuovo maestro dell'Hokuto Shinken e salvatore dell'umanità, o di quello che ne è rimasto. I protagonisti dell'episodio di oggi, per ciò che riguarda la prima serie, sono Toki e Rao, unici fratelli di sangue di questo quartetto di guerrieri citati. Inizialmente Toki non era destinato ad apprendere la divina arte di Hokuto, privilegio che spettava al solo Rao, ma Ryuken, dopo aver visto il potenziale del bambino, a seguito di uno scatto d'ira, decise di prenderlo come suo discepolo, mettendo così in competizione i due fratelli. Col passare del tempo, il legame tra i due si indebolì a causa della differenza caratteriale, le differenti ambizioni e la salute di Toki, ammalatosi per via dell'esplosione alla nube radioattiva generatasi a seguito dell'esplosione di una bomba atomica. Pur avendo studiato la stessa disciplina, Toki voleva utilizzare l'Hokuto Shinken per aiutare le persone, curarle e dare sollievo ai sofferenti, mentre Rao, pieno della sua ambizione, voleva utilizzare le sue capacità combattive per governare quel che rimaneva dell'umanità. 2 pesi equivalenti sulla bilancia di Hokuto, uno a favore della benevolenza e dell'amore, l'altro pieno di rabbia e potenza distruttiva. Ma una promessa ha sempre legato i due fratelli, una richiesta fatta da Rao a Toki, la quale obbligava il secondo a fermare il consanguineo nel caso in cui questo avesse mai perso la retta via. Inutile dire che Toki tenne fede alla promessa. Sfidò Rao in un combattimento mortale, da cui ne uscì sconfitto, nonostante si dimostrò all'altezza dello scontro. Con Rao, che in preda alla tristezza per la vita sfortunata del fratello, gli risparmiò la vita, chiedendogli di vivere in pace il poco tempo che gli rimaneva. Successivamente, alla conclusione della prima serie, Rao verrà sconfitto definitivamente per mano del fratello minore Kenshiro e troverà la morte dopo aver emanato tutta l'energia vitale rimastagli verso il cielo, andando così a diradare le nuvole, permettendo di nuovo al sole di splendere. Rao, noto anche come Ken-O, è il guerriero supremo dell'Hokuto Shinken, una tecnica marziale che colpisce i punti vitali del corpo umano. Questa arte, che affonda le sue radici in una tradizione millenaria, nasce oltre 1800 anni fa in un remoto villaggio che sorgeva tra la Cina e il Tibet.
L'Hokuto Shinken è custodito gelosamente da un singolo discepolo per volta, in modo da impedire che il suo potere straordinario venga usato per scopi malvagi. La sua potenza è tale da causare effetti devastanti come esplosioni interne, paralisi istantanea o addirittura la morte attraverso colpi mirati. Tra le tecniche più letali spiccano Muso Tensei, l'attacco più potente e misterioso dell'Hokuto Shinken, che permette di fondersi con il nulla diventando invulnerabile. Hokuto Yakuretsu-ken, un'offensiva che consiste in 100 pugni velocissimi capaci di distruggere il corpo dell'avversario dall'interno. Hokuto Zankai-ken, una tecnica che, bloccando i punti vitali, permette sia di guarire che di infliggere danni permanenti. L'Hokuto Shinken ha delle affinità con il Dim Mak, una vera e propria arte marziale cinese che agisce sui punti di pressione causando danni interni potenzialmente fatali, sebbene le sue manifestazioni nell'anime siano decisamente amplificate. Il Dim Mak, conosciuto anche come il tocco della morte, sfrutta i meridiani energetici del corpo, che sono alla base della medicina tradizionale cinese, inclusa l'agopuntura. Questo tipo di arte marziale mira a manipolare il flusso di Qi, l'energia vitale, per provocare effetti come la paralisi o la perdita di coscienza e a volte anche la morte. Tra i suoi principi più significativi troviamo colpi diretti, attacchi rapidi e precisi a punti vitali del corpo, manipolazione dell'energia. La tecnica prevede di influenzare il flusso del Qi attraverso pressioni mirate. Effetto ritardato, alcuni colpi non mostrano il loro effetto immediato ma provocano danni dopo ore o giorni. Il concetto di Dim Mak è stato ampiamente rappresentato in leggende, film e fumetti con figure come Bruce Lee che ne hanno parlato in relazione al suo stile. Anche opere cinematografiche come Kill Bill o serie come Naruto hanno ripreso l'idea di colpire i punti vitali in modo letale. Nonostante la sua fama, la comunità scientifica tende a ridimensionare l'efficacia del Dim Mak, considerandolo più una leggenda che una vera tecnica di combattimento. Tuttavia rimane una delle più affascinanti fusioni di arte marziale, medicina e mito. A differenza di Rao, Toki usa l'Hokuto Ujo-ken, una versione più pacifica e curativa dell'Hokuto Shinken. Toki preferisce impiegare quest'arte per guarire e difendersi piuttosto che per infliggere morte e distruzione. Il suo approccio ricorda pratiche come il Qigong e il Tai Chi che si concentrano sulla gestione dell'energia interna per mantenere salute e armonia. Il Qigong, o Qigong, è una disciplina che ha oltre 4.000 anni di storia e si basa sull'energia vitale, il Qi, per migliorare il benessere fisico e mentale. Comprende movimenti lenti, meditazione e una respirazione profonda e consapevole che favoriscono il miglioramento della circolazione e del flusso di energia nel corpo. In Cina è utilizzato per prevenire malattie, ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita. Il Tai Chi, o pugno del grande ultimo, è una forma di arte marziale che si è evoluta in un esercizio di rilassamento e consapevolezza. Combinando movimento e meditazione, il Tai Chi è noto per la fluidità dei suoi gesti che sembrano quasi una danza. Sebbene sia principalmente praticato per il benessere, il Tai Chi conserva ancora una forte componente difensiva che può essere applicata in situazioni di combattimento. Entrambe queste pratiche, pur con obiettivi differenti, mirano a migliorare l'equilibrio e il flusso di energia nel corpo. Mentre il Qigong è più focalizzato sulla preparazione energetica e sulla salute, il Tai Chi integra anche la componente marziale, utilizzando la stessa energia per difendersi in modo armonioso ed efficace. Se l'arte protagonista della prima serie è l'Hokuto Shinken, nella seconda veniamo a conoscenza dell'Hokuto Ryuken, l'arcana arte di Hokuto. L'Hokuto Ryuken può essere considerata gemella dell'Hokuto Shinken, tanto che anch'essa basa le sue tecniche sulla pressione degli Tsubo. L'arcana arte di Hokuto, però, a differenza della divina, viene definita demoniaca, poiché i suoi praticanti ne subiscono l'energia malefica venendone quasi posseduti. Antagonista principale della seconda serie, ambientata nella terra dei demoni, è Kaio, fratello biologico e maggiore di Rao e Toki, il quale viene presentato come il primo generale delle tenebre. Si viene quindi a scoprire che questi ultimi due vennero inviati in Giappone dal maestro Yukei, insieme ad un neonato Kenshiro, per sfuggire alla guerra che minacciava l'isola e per essere addestrati appunto da Ryuken. Kaio, il quale è disegnato in maniera pressoché identica a Rao, da cui differisce per il colore dei capelli e per una cicatrice che gli deturpa il viso, è l'unico dei tre fratelli ad essere rimasto sull'isola. Egli è sicuramente il più forte tra gli esponenti dell'Hokuto Ryuken, un guerriero formidabile che è obbligato ad indossare un'armatura che limita e contiene la sua aura demoniaca. Questa serie ci presenta anche un personaggio inedito ed inaspettato, Io,
il fratello maggiore biologico di Kenshiro, il quale, assieme al successore dell'Hokuto Shinken, è un esponente della dinastia principale di Hokuto. Kaio, invece, cresciuto nella terra dei demoni ed allenatosi sotto la guida del maestro Yukei, assieme ad altri due allievi, il già citato Io e Han, rispettivamente secondo e terzo generale delle tenebre, discende dal ramo cadetto e meno nobile della dinastia di Hokuto. Il suo stile di combattimento è distruttivo quanto, se non più, di quello del fratello Rao, con il plus che l'Hokuto Ryuken, come già detto, dona tramite la sua arte demoniaca un'energia malefica. Il suo odio nei confronti della dinastia principale di Hokuto nasce a seguito della morte di sua madre, sacrificatasi per salvare la vita di Kenshiro e Io. Questo odio porterà Kaio a rinnegare l'amore ed ogni suo affetto fino alla sua sconfitta per mano di Kenshiro. Dopo tale sconfitta, il primo generale delle tenebre si rende conto di aver sprecato la sua vita e con il corpo di Io tra le braccia si accinge a morire divenendo una statua di lava grazie ad un'eruzione vulcanica. Si conclude così la seconda serie di Hokuto no Ken, facendoci conoscere un altro personaggio distruttivo che, in fin dei conti, non ha mai capito che rinnegare l'amore è stato l'errore più grande della sua vita. Quando si esamina lo stile di combattimento di Kaio, uno degli aspetti che salta all'occhio è la sua capacità di rilasciare una potenza incredibile in modo improvviso e devastante. Questo tipo di forza può essere paragonato alla pratica del Fa Jing nelle arti marziali cinesi, una tecnica che coinvolge l'emissione di energia in un colpo esplosivo. Il Fa Jing, o Fa Jin, è una pratica che trasforma la potenza accumulata in un'esplosione di forza, un po' come la brutalità che Kaio incarna in battaglia. La tecnica del Fa Jing è profondamente radicata nelle tradizioni di arti marziali interne come il Tai Chi, il Baguazhang e lo Xing Yi Quan, che si concentrano sull'uso del Qi, l'energia vitale, per generare forza. La sua caratteristica principale è la capacità di scaricare questa energia accumulata in una frazione di secondo, producendo un colpo così potente che sembra impossibile da parare. Questo movimento esplosivo si manifesta attraverso il coordinamento perfetto di tutto il corpo, che si unisce per creare una raffica di energia concentrata. Ogni parte del corpo gioca un ruolo fondamentale nel Fa Jing, dal movimento dei piedi e delle gambe fino alla spinta finale delle mani. La respirazione è anch'essa un elemento cruciale. L'espiro rapido aiuta a liberare tutta la forza accumulata in un istante. I principi alla base del Fa Jing comprendono esplosione di energia. L'energia viene accumulata e liberata rapidamente, creando una potenza simile a una molla che si stira e poi esplode all'improvviso. Coordinazione corporea totale. Ogni parte del corpo deve essere allineata e coordinata per raggiungere la massima efficacia nel rilascio della forza. Movimento a catena. L'energia parte dai piedi, attraversa il corpo e si manifesta infine attraverso le braccia e le mani. Concentrazione e respirazione. Il controllo della respirazione è essenziale per liberare l'energia nel momento giusto. Alcuni stili di arti marziali, come il Tai Chi Chuan, includono il Fa Jing come parte integrante della pratica. Nei movimenti lenti e controllati si culmina in improvvise scariche esplosive di energia. In Baguazhang l'uso dei passi circolari e del movimento a spirale permette di generare una forza interna che viene rilasciata nel colpo. Lo Xing Yi Quan, noto per la sua potenza d'impatto, sfrutta il Fa Jing per massimizzare il danno prodotto in ogni colpo. Il Fa Jing richiede una pratica costante e un perfetto controllo del corpo. Gli esercizi di respirazione come il Qigong sono fondamentali per rafforzare il flusso energetico interno, mentre le forme e i kata aiutano a perfezionare la tecnica di rilascio di forza. La pratica con il partner, come nel Tai Chi con l'esercizio del push hands, sviluppa sensibilità e permette di comprendere come rilasciare l'energia in modo preciso e controllato. Oltre ai benefici nelle arti marziali, il Fa Jing può migliorare notevolmente la condizione fisica aumentando forza, agilità e coordinazione. Il controllo dell'energia interna aiuta anche a mantenere una stabilità emotiva e una flessibilità mentale che si riflettono sulla consapevolezza corporea. Si tratta di un processo che affina la precisione nei movimenti, aumentando la capacità di prendere decisioni rapide e precise durante il combattimento. Concludiamo quindi il nostro viaggio nell'analisi delle tecniche di Rao, Toki e Kaio, esplorando i paralleli tra le arti marziali del mondo reale e quelle della serie.
Questi concetti, pur essendo esagerati in molti casi, offrono uno spunto affascinante su come la cultura delle arti marziali abbia influenzato la creazione di questi leggendari combattenti. Spero che questo viaggio nel mondo delle arti marziali e dei personaggi leggendari vi abbia coinvolto come sempre. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciarci un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. E ricordate, la cultura pop è una chiave per comprendere la nostra realtà, quindi condividete questo video con chi ha bisogno di un po' di riflessione o di un colpo esplosivo di energia. Al prossimo video e buona vita a tutti!